Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Lancia Stratos HF, la regina dei rally, edizione Centauria in scala 1-8, uscita numero 46, pilota Sandro Munari, navigatore Silvio Maiga. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Chi mi conosce sa che io amo dar possibilità a chi lo desidera di poter, oltre che guardare le immagini, anche leggere i contenuti scritti. E mentre vi do questa possibilità, ne approfitto per ringraziare tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi di continuare a dar vita al canale. Per quelli invece che non si sono iscritti, ma magari hanno il piacere di poterlo fare, lo potete fare ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto. Infine, se ci fosse qualcuno che avesse il piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Andiamo in questo numero a provare, oltre che a ricevere, le luci del cruscotto, le luci anteriori dei fari primari, secondari, stop, perché abbiamo anche gli stop. Ovviamente la luce stop è data dalla luce posteriore, semplicemente più intensa. Ecco qua. E abbiamo finito anche questo fascicolo. Io ho fatto il montaggio, sapete che cerco di darvi dei consigli e volevo appunto chiedervi questo. Alla fine, quando vi farò vedere il problema che ho riscontrato io in una fase di accensione e spegnimento dei fari secondari, quindi i 4 fari, questi, mi chiedevo appunto se anche a tutti voi che avete e state montando questo modello è successa la stessa cosa, perché se fosse così chiaramente non chiedo un riordino del fascicolo. Questo vi volevo soltanto chiedere ragazzi, mi raccomando rispondetemi e grazie. Allora andiamo a prendere prima di tutto quello che ci serve, che è l'alimentazione con le 3 batterie AAA. Eccola qui. La scheda elettronica, attenzione a sollevarla, tenete questa che è più pesante e rischia di danneggiarvi la saldatura a stagno. Quello che potete vedere qui, per chi non mi seguisse, potete andarlo a vedere nel numero precedente, quindi il video che ho fatto del numero 45, così vedrete perché e come ho fatto questo. Poi ci servirà ovviamente questo e il cofano anteriore, eccolo qua. Adesso iniziamo. Vi consiglio di non mettere assolutamente le dita qua sopra, perché questi sono i 6, anzi i 7 LED che poi illumineranno il cruscotto. Mi raccomando, non toccate sopra la scheda, neanche sotto se potete. Allora, la prima cosa che ci dice di fare:
prendiamo il cavetto E, eccolo qui, dov'è l'E? Scusatemi, eccolo, questo qua. No, questo. Andiamo a prendere la prima cosa da fare, quello che abbiamo montato nel numero 45, prendiamo questo e non riesco mai a mettere a fuoco l'immagine, eccolo qui, e andiamo ad inserirlo qui. Perfetto. Una volta fatto questo, mettiamo la scheda come in figura, così non vi sbagliate ragazzi, anche se è spiegato benissimo, ci sono le lettere. Andiamo a prendere la lettera B, che sono le luci cruscotto, eccola qui, e andiamo a inserirla qui. Aspettate che la indico con un cacciavite, eccola qui. Anche se, ripeto, è scritto qua, lettera B, questa. Ricordatevi la parte con i due spinotti che si vedono, eccolo qua, va rivolta verso l'interno, mentre invece la parte liscia di tutti gli spinotti che monterete va rivolta verso l'esterno della scheda elettronica. Quindi B, eccola qui. Non mettete le mani dietro, o meglio le dita, ecco qua, o là. Una cosa che vi ho detto anche nel video precedente: non premete con le dita così facendo flettere la scheda, perché la danneggiate, ricordatevelo. Bene, a questo punto abbiamo messo anche questa, giriamo la pagina e prendiamo un attimo il cavetto già unito. Andiamo a prendere l'unico cavetto che avete con le luci a LED già unito, che è il C, e andiamo a metterlo qua. Aiutatevi sempre a tenere sulla membrana, ecco perché vi ho consigliato di fare questo lavoro con il nastro e il cartone nel video numero 45, perché siete molto più tranquilli, perché non lo danneggerete di sicuro l'altoparlante. Allora, abbiamo detto il C, guardate la scheda come è messa. Scusatemi ragazzi se qualche volta esco dall'inquadratura, abbiate pazienza, non si dovrebbe fare, ma purtroppo mi capita perché mi viene naturale guardare fuori dal telefonino, invece sbaglio perché devo guardare attraverso il telefonino, ma tutto viene molto più difficile. Provate anche voi a fare una volta e vedrete. Allora, abbiamo detto che adesso andiamo a inserire questo, che è contrassegnato con la lettera C, e lo andiamo a mettere qui. Vedete, io metto le mani dietro, ma non tocco mai sui circuiti. Perfetto, abbiamo fatto anche questo. Poi prendiamo questo, il cavo A della prolunga,
questo, perfetto, e lo andiamo a inserire qui, anche se loro ci fanno prima inserire il cavo D, vedete voi. Comunque il cavo A va inserito qui, su questo, lettera A, cavo A. Non vi fate distrarre da tutto l'intreccio di fili, basta semplicemente inserirli nella sede giusta con la lettera corrispondente e non vi potete sbagliare. Ecco qua. E infine, per esclusione, prendiamo questo, che è quella che alimenterà poi il gruppo fari secondari, e andiamo a metterlo qui al centro. È l'unico che manca, che è la lettera C. Oh, chiedo scusa, non la C, chiedo scusa, la D è l'unica rimasta. Lettera D, e vado a metterla qui al centro, dove non c'è nessun altro foro che è libero. Ecco qua. Abbiamo montato tutto. Guardate, ve lo dico subito. Qui abbiamo la lettera E. Qui abbiamo la lettera F. Qui abbiamo la lettera C. Qui abbiamo la lettera S. So che è la B, ma voglio farvela leggere anche a voi. Qui abbiamo la lettera B. Qui abbiamo la lettera D. Questa. E infine abbiamo la lettera A. Bene. Allora, siamo pronti? Mettiamo questo che sono luci del cruscotto, queste sono le luci posteriori che ci dovranno dare due segnali, una accensione delle luci e due luce più intensa, luci stop. E poi andiamo ad attaccare ovviamente il cavo D al gruppo fari secondari. Loro ci fanno vedere di inserirla qui, possiamo anche farlo perché poi alla fine così dovremo fare, per cui facciamolo subito, perché potevamo anche provarlo direttamente qua sui faretti, ma tanto è un lavoro che va fatto, lo facciamo. Ecco qua, abbiamo inserito questo, così. Prendiamo questo più piccolo, perché ne abbiamo, vedete, uno con quello più largo e uno con quello più piccolo. Quindi andiamo a inserire, ci sono rimasti scoperti questo che è lettera A e lettera D, dove quello con la lettera D è il più piccolo. Andiamo a inserirlo. Ragazzi, vedete? Ah no, era giusto prima, Cribbio.
Guardate, anche se penso che l'unico che stava sbagliando poteva essere solo Michele, voi farete di sicuro giusto. Comunque, guardate, tenete così, non con le parti metalliche che si vedono, ma con la parte liscia, e inserite. Ecco qua. Bene, cosa ci rimane da fare? Portare l'interruttore, vedete che è in direzione dello spinotto senza filo, lo portiamo di qua, allarghiamo l'immagine, bene, siamo pronti? Allora, testiamo ragazzi, testiamo, aspettate perché devo liberare la cassa, eccola qui, le luci le mettiamo vicine perché si devono vedere, ok, ci dicono di accendere, ma secondo me questo è lo spegnimento solo di tutto, se vogliamo spegnere tutti in una sola volta. Infatti vediamo se non schiaccio l'accensione, se parte lo stesso. Parte lo stesso, vedete? Allora, abbiamo il clacson adesso guardate, se io faccio l'accensione e spegnimento mi si spegne tutto. Ok, adesso passiamo alla prova che ci interessa a noi, quella che abbiamo aggiunto adesso. Quindi gruppo fari primari 1 e 2, eccoli lì, gruppo fari secondari, bellissimi. Vi dirò che nel cubo box risultano più gialli, mentre invece soprattutto i fari primari senza le illuminazioni dei LED è più chiara la luce. Comunque bellissimo il modello, sta rispondendo bene, però c'è questo problema che adesso vi faccio vedere. Qui sotto abbiamo le luci, vediamo se riesco a mettere un po' di buio, un attimo. Ok, vediamo anche questa luce che si vede meglio. Ok, e adesso andiamo a provare lo stop, che è l'ultimo che ci rimane da provare. Luci posteriori, lo stop è questo, dove c'è il piede. Premiamo e deve aumentare di intensità. Vedete? Ovviamente dobbiamo tenerlo premuto, quindi tutto funziona perfettamente. Ecco, l'unica cosa invece è questa. Ah, ecco, guardate, questo sono le illuminazioni del cruscotto, guardate che meraviglia. Bellissime. Ecco perché vi dico, non mettete le dita sopra, perché le dita, soprattutto il sudore, contiene ammoniaca e quindi certamente non fa bene, perché anche se sono piccole scaldano. L'ammoniaca poi si fissa sulle luci e potrebbero bruciarsi. Allora, guardate, se io adesso vado a premere con il mio telecomando sul gruppo fari secondari, cioè primari, quindi non i 4 faretti, ma queste due qui, loro si spengono ovviamente. Bene, adesso le riaccendo. Quindi sono autonome. Io le comando da qui, vedete, e sono autonome. Però c'è un problema, almeno nel mio. Ditemi se anche per voi è uguale, grazie. Io dovrei poter fare la stessa cosa col gruppo fari secondari, cioè spengo e riaccendo, però non è così. Se io premo sul gruppo fari secondari, questo, vedete che ci sono i faretti rivolti verso il basso, il faretto, eccolo qui, questi sono i 4 fari, questi sono i 2 fari, primario dritto, secondari faretti, quelli di profondità, vedete, tipo nebbia. Allora guardate, cosa succede? Succede una cosa che non doveva accadere. Se io premo questo si spegne tutto. Avete visto?
se io ripremo si accende tutto. E invece non dovrebbe essere così, perché così come posso comandare i due faretti primari, dovrei poter comandare anche questi. Invece li comando solo se spengo questi e poi faccio così, ma vedete che si accende tutto. Ecco, mi fate sapere se anche voi avete lo stesso problema. Che altro posso dirvi? Credo di avervi detto tutto. Quando io faccio partire il motore, vedete, il tasto accensione e spegnimento, stavo dicendo accendimento, lasciate perdere, serve per spegnere tutto. Ecco qua. Non serve per far partire il telecomando. Il telecomando parte anche senza schiacciare nulla, vedete? Quindi loro ci dicono attiva il telecomando. No, è già attivato il telecomando. Io sono soddisfatto, L'unica cosa è questa, che se mi fate sapere che è un mal comune, ecco, è inutile che, come vi ho detto prima, io possa andare a richiedere o vada a richiedere un riordino. Ma sentite che roba! Sentite che roba! Che spettacolo, ragazzi! Che emozione! E se non avete sentito Girare una Lancia Stratos, è difficile poter vivere quell'emozione che sto vivendo io. Allora, facciamo così, chiudiamo senza premere. Ripeto, andate a vedere il filmato precedente, il numero 45, dove potete trovare come ho fatto questo in una maniera molto molto semplice. Bene, a questo punto non ci rimane che spegnere tutto, ok? Non vi dimenticate di mettere sullo stop questo, sul off, così, e di staccare il cavo di alimentazione primario, ok? Bene, io direi che per comodità mi vado anche a disinserire questi due, 1 e 2, ecco qua, e sono a posto. Questo lo lascio così. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, però se volete stare ancora con me, sapete che io amo far vedere il punto in cui siamo arrivati, in questo caso il numero 46, quindi vado a prendere anche il resto. Eccolo qui, cade tutto. E beh, poi metteremo anche le viti quando ci verranno date e fisseremo quello che va fissato. Ecco qua. Guardate che spettacolo. Ovviamente adesso mi devo anche ricordare di accendere le luci, altrimenti cosa vedo? E cosa vedete voi? Un attimo ragazzi. Allora, cominciamo dall'anello e 1. Ecco qua. È un po' un intruglio di fili qua, un intruglio non si dice perché non sono liquidi o cose alimentari, un intreccio di fili, però insomma così deve essere adesso, lasciamolo così. Sono molto soddisfatto di questo modello, anche perché amo la storia iconica di questa regina dei rally. Mi raccomando ragazzi, non vi dimenticate, sempre che ne abbiate piacere, di iscrivervi al canale, attivare la campanella, così da rimanere aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. E come ho già detto prima, se date un'occhiata alla playlist potrete trovare qualcosa magari anche per voi, spero interessante, che non sono solo auto.
Guardate che riproduzione del telaio a tralicci, bellissimo, doppio serbatoio. Pensate solo allo studio che c'è dietro per riprodurre tutto in scala 1:8, i fascicoli, le spedizioni, le traduzioni. Bisogna tener conto di tante cose quando poi uno va a giudicare la spesa complessiva di un modellino di questa scala. E poi anche un'altra cosa che non è da sottovalutare, la possibilità che si ha di pagarla mensilmente o settimanalmente, a seconda se l'acquisto è fatto tramite edicola o abbonamento. E io vi dico, parlo per me, che non avrei potuto sostenere diversamente una spesa se non pagandola così un po' alla volta. Ecco, dovrebbe poi andare così. Volevo farvi vedere in ultimo il musetto. Che non so più cosa dire su questa opera d'arte. E che rimango incantato ogni volta che la guardo, soprattutto nelle parabole, che sembra veramente un fanale vero, una fanaleria reale. Complimenti veramente ulteriori a coloro i quali hanno progettato queste riproduzioni delle plastiche, guardate. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo e poi un saluto a tutti i vostri cari più cari, anche a voi ci mancherebbe, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!